Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Iron Man, armatura danneggiata, numero 104, Marvel 2022, edizione De Agostini, un'armatura meravigliosa, alta ben 60 cm, in scala 1:3. E queste, come ho già detto, sono le 4 uscite delle 20 previste opzionali. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Intanto che faccio scorrere le immagini per permettere a coloro i quali non avessero deciso di fare questa ulteriore, come posso dire, collezione, non so se è il giusto termine, ma questa estensione, ecco, che sono appunto le 20 uscite opzionali, e quindi se avete piacere, voi che non avete deciso di continuare, potete dare lettura e anche una visione alle immagini che sono sempre molto belle. Qui andremo a completare il guanto destro, io avrei detto la mano, ma qui è scritto il guanto. Io, come ho già detto nei video precedenti, sono proprio contento perché, a differenza di quello che pensavo, sono stati verniciati per dare questo senso di usura e non, come pensavo io, consumati, e sono fatti veramente molto bene. E se consideriamo che in 4 uscite abbiamo già montato il casco e finiamo adesso la mano, va bene. Volevo anche ringraziare tutti voi che mi guardate, che vi siete iscritti, avete attivato la campanella, perché siete la vita del mio canale e lo sarete sempre finché vorrete. Io mi auguro di potervi proporre sempre delle cose interessanti e soprattutto che si possa sempre comprendere, come posso dire, la mia naturalezza nel parlarvi. Ecco, io non mi preparo nulla, non mi piace, dico quello che mi passa in quel momento, in virtù di quello che vi sto presentando, che mi passa per la mente, e ve lo dico. Volevo anche ringraziare tutte le persone che hanno deciso di donarmi un aiuto per far crescere il mio canale, un aiuto, grazie mille ragazzi, economico, e poi volevo anche dirvi, ma farò un video dedicato per questo, che è finalmente disponibile in Italia Mazinga Z. Me lo ha detto un mio iscritto, poi andrò a cercare il nome nei messaggi perché è giusto che io lo dica, e poi me lo ha detto anche un altro iscritto.
E lo stesso giorno mi è arrivata l'email da Hachette, la quale appunto mi diceva che sarebbe partita la collezione e poi altre cose che dirò nello specifico quando farò quel video. Nella prossima uscita costruisci il braccio destro dell'armatura danneggiata. Ecco qui. Questo è quello che abbiamo montato nell'uscita numero 103, metallo con la placchetta di plastica che va poi a coprire e a proteggere il LED, e poi il pollice, l'indice e il medio. Andiamo ad aprire questa nuova uscita. All'interno troviamo non me ne ricordavo così tante di viti in questo numero, perché è una ci hanno riproposto poi la mano che abbiamo già montato. Chiaramente questa è la danneggiata e non me ne ricordavo tutte queste viti, guardate quante ce n'è. Allora abbiamo 6 serie di viti, 5, come potete vedere, sono contraddistinte dal colore azzurro e dalla lettera P finale che ti indica che vanno abitate esclusivamente nella plastica, e qui sconsiglio assolutamente di usare qualsiasi tipo di lubrificante, non lo usate. I motivi li ho anche spiegati ampiamente nei video che ho fatto durante la costruzione di questo modello e anche di altri. E poi abbiamo una serie di viti AM. Queste sono contraddistinte dal colore nero e la M di metallo alla fine. Allora, prima cosa che io vado a fare, prendo un lubrificante, quello che avete, la batteria, perché abbiamo qui il gruppo LED che adesso andremo a vedere, e quindi conviene come prima cosa andare subito a provare l'efficienza del circuito. Queste sono le batterie che ci sono state date in corso d'opera, non in questi primi 4 numeri, ancora non ci sono state date alcune batterie. Queste sono quelle che ho non avanzato, che non ho ancora messo nelle precedenti uscite dell'armatura, quella che è stata completata con il numero 100. Ecco qui. Muoviamo delicatamente i fili, soprattutto quelli attaccati alla scheda elettronica. Il filo rosso è il positivo e per esclusione il filo nero è il negativo. Prendiamo la batteria, il più è questo, quello più piccolo è il nero, e lo mettiamo quindi nella corretta posizione e proviamo subito il circuito. Perfetto, funziona. Possiamo anche lasciarla lì se non ci dà fastidio. Prima cosa da fare: prendiamo quello che avevamo assemblato nell'uscita numero 103 e prendiamo 3 viti AM. Per adesso ce ne basterà una. Ecco qui.
e vado a crearmi il filetto in questo foro, questo e questo. Non serve andare con la vite in battuta, perché dovete considerare poi che va messa la copertura sopra. Come potete vedere, ho unto una sola volta la vite nel lubrificante, perché è più che sufficiente per crearvi tutti e tre i filetti. Ecco qua, questo è l'ultimo. Perfetto. Se volete la vite la potete sostituire, non ha subito alcun danno, ma se volete sapete che una è sempre data in più, vedete, ce ne serviranno 3 e questa è la quarta. Bene, adesso questo lo possiamo togliere perché in questa sessione di montaggio non ci servirà più. Controlliamo i pezzi che siano belli. Qua non possiamo trovare un difetto perché ci fosse anche una riga, va tutto bene. Però vi dico che non so se dal video si può comprendere, ma è fatto veramente bene. E poi è stato dato il trasparente lucido sopra come protettivo, non si sente alcun gradino, proprio impercettibile. Forse queste parti più marroni saranno state aggiunte sempre sotto il trasparente, ma si nota qualcosa, ecco. Ma è piacevole, va benissimo. Questo ovviamente è metallo, perché è come quelli che abbiamo montato in precedenza. Questa è plastica. Sto cercando di mettere l'immagine a fuoco. Ecco qui. Questo poi sarà quello che servirà ad accogliere l'ogiva del polso per il movimento. Tutto plastica e tutto plastica. E qui abbiamo questa parte che è la calamita, che servirà poi per questo pezzo. Ecco qui. Allora, qua ci sono tanti codici. Lasciamoli perdere. Quello che ci interessa a noi è sapere che l'anulare è il 4. R ovviamente si ripete in ogni dito e in ogni falange, falangina e falangetta, perché R vuol dire, in inglese, vuol dire destro. Quindi diremo soltanto il 4 e il 5. L'anulare è il 4, il mignolo è il 5. Bene, andiamo semplicemente a identificare i numeri che sono impressi qua. Questo è il 5. Aspettate che ci mettiamo qui che si vede meglio. Abbiamo detto che questo è il 5. Questo è il 5. Questo è il 4. Ovviamente quello per esclusione è il 5 e questo è il 4. Anche se un attimo che devo
leggere bene. Perfetto, è il 4. Come vi dicevo, per esclusione doveva essere per forza il 4, in quanto questo è il 5. Però dovete sempre essere sicuri perché può succedere che vi mandino un pezzo sbagliato. Quindi mi raccomando, controllate sempre. Bene, quindi andiamo subito a montare questo, che va messo così. Vedete, è tutto molto più semplice. Questo lo mettiamo così. Ecco qua. Anulare e mignolo. Adesso andiamo a vedere che vite ci va. Prendiamo subito la CP. Bisogna guardare molto attentamente le immagini perché non dovete sbagliarvi. Qui abbiamo il foro, per capirci, che è questa immagine qui. Questa abbiamo il perno. Fate attenzione a non sbagliarvi quando andate a mettere le viti, mi raccomando. Ok, allora eravamo rimasti all'anulare. Prendiamo la vite CP e la andiamo a mettere qui. La stringiamo dopo. Prendiamo la vite FP sostituisco il cacciavite, prendo quello con la punta più sottile perché le viti sono piccole e rischio di danneggiarle. Evitate di uscire fuori dal foro, mi raccomando. Bene. E uno. Anulare fatto. Mignolo. Vite DP. Ok. Vi faccio vedere tutti i passaggi, se poi non vi interessa vedere proprio tutto, mandate un po' avanti il video. A me dispiace, perché poi vi potete perdere, prendete questa abitudine e poi vi potete perdere delle cose interessanti in altri video, come è già successo. Andiamo a prendere adesso la vite CP. Vi dico soltanto una cosa: quando montate le dita,
un consiglio che vi do: la parte finale deve essere più morbida come movimento dell'altra, altrimenti se andate a fare questo lavoro vi si piega subito anche il dito dietro, o meglio la parte, la falangina dietro. Ok? Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Questo in effetti è un po' duro anche da svitato, poi lo metterò a posto. Andrò a consumarlo un po' all'interno, ma lo farò senza riprendere quello che faccio, perché si deve piegare questo subito e quello dietro deve essere più rigido, altrimenti fa questo lavoro qui, vedete? E non deve farlo. Questo deve essere più morbido e questo più rigido. Bene, andiamo avanti. A questo punto qui ci dice di andare a montare subito l'interruttore con la scheda nel dorso del guanto. Però prima di fare questo, vedete che ci va poi la vite EP che bloccherà questo pezzo. Allora prendiamo la vite EP e facciamolo subito, perché poi se lo farete dopo dovrete fare pressione su questo pezzo e ve lo sconsiglio. Lo facciamo subito, eccola qui. Non mettete il dito sul led, se capita, io la sto mettendo qua, vedete? Se capita pulitelo con un panno, è sempre meglio non toccarli con le dita i led, soprattutto se le avete sudate. Io comunque lo pulisco. Ecco qui. La lasciamo qui la vite. Adesso prendiamo due viti BP e andiamo a inserire l'interruttore nella sua sede, così. Lo addrizziamo e lo facciamo entrare qui. Perfetto. Vi consiglio di lasciare la batteria all'interno, così sarete sicuri che non monterete tutto prima di accorgervi che l'interruttore non funziona o comunque la luce non si accende. Bene, a questo punto prendiamo questa e andiamo a inserire questo, così. Allora, stavo guardando questi due fili, come poterli girare, vabbè, ci occuperemo dopo di questo. Non stringetela tutta subito, la avviteremo dopo aver messo questa, controlliamo che tutto sia a posto e stringiamo
e evitiamo le viti. Dovete controllare questo spazio, qua deve essere tutto attaccato al dorso, la parte che abbiamo appena messo, ok? A questo punto possiamo avvitare. Perfetto. Adesso, prima di mettere le dita, come ci fa vedere qui, dobbiamo essere certi che non ci dia fastidio questo impianto qui. Quindi dobbiamo trovare subito un posto corretto che non vada a danneggiare sia i fili e che permetta alle dita poi di muoversi correttamente, liberamente, e che questo possa perfettamente andarsi ad inserire in battuta con il pezzo sotto senza alcuno spazio, perché se vi rimane dello spazio ovviamente le dita saranno come una marionetta. Andiamo a vedere qui, ricordatevi di lasciare liberi questi fori perché poi andranno avvitate le 3 viti, anzi le 4 viti, no, 3 viti, 1, 2 e 3. Questo foro è chiuso. Ovviamente non mettete i fili sul LED, ma insomma, Vedete, se non inserite subito le dita all'interno, tutto sarà più semplice perché ci rendiamo conto del giusto posizionamento dei cavi. Allora, ragazzi, ho preferito mettere in pausa perché già vedo che il video è parecchio avanti. Adesso vi faccio vedere cosa vi consiglio di fare anche a voi. Tenete accesa la luce finché non finite di montare. Ovviamente se vedrete che la luce si spegne, 2 possono essere le cose: o che la batteria si sia scaricata, è tutto possibile, quindi prima sostituitela con una nuova batteria. Se anche così la luce non si accende, cercate di trovare il problema, sicuramente avrete staccato qualche filo. Adesso guardate bene, quando mettete questa dovete considerare anche questo spazio qui, questo bombato deve essere libero di poter entrare. Sopra questo filo non dovrà essere messo qui, altrimenti non vi si chiuderà mai la mano, e se anche riuscirete a chiuderla andrete a danneggiare questo. Quindi mi raccomando, spazio libero, guardate bene dove ho messo la scheda. Vi do la possibilità di guardare, ricordatevi, questo deve essere libero perché poi ci va la vite. Mi raccomando, controllate che il LED sia perfettamente inserito nella sua sede, perché lo potreste anche trovare alzato. Mi raccomando. Poi, una volta fatto questo, prendete senza mettere le dita l'altra parte e la andate delicatamente ad inserire. Guardate, vedete? Tocca dappertutto, la luce è accesa. Spengo e accendo. Questo è quello che dovrete fare anche voi. Non andate a mettere le dita subito, altrimenti diventate matti come sulla prima mano che avete montato. Se andate a vedere i miei video, io tutte queste cose che vi sto dicendo anche adesso le spiegavo.
Bene, adesso, una volta fatto questo, andiamo semplicemente a montare tutto. Ogni dito è identificato da un numero, il pollice è il numero 1, non è segnato qua, ma ovviamente si vede che è il pollice. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, andiamo a metterle all'interno. Guardate, questo filo tocca un po', non deve toccare, lo sposto, non deve toccare. Proviamo. È venuto via un dito. Nessun problema. Ecco qua. Bene, la luce è ancora accesa, andiamo a prendere le 4 viti, o meglio scusatemi, le 3 viti AM. Ricordate, abbiamo fatto il filetto all'inizio perché vanno avvitate nel metallo. Adesso vi farò vedere con che semplicità si avvitano una volta che vi siete creati i filetti. Faccio un giro indietro finché non sento il gradino, sento il rumore e avvito. Avete sentito? Questo ovviamente solo se avete creato il filetto. Non stringiamo tutto. Ne mettiamo una lì e una da quest'altra parte. E infine l'ultima. Seguitemi anche perché a breve farò il video dell'uscita numero 6 e 7 di Robocop e come vi ho già detto ho sottoscritto già l'abbonamento per Mazinga Z che sarà alto 75 cm e addirittura completo del centro ricerche fotoniche, che è qualcosa di che non vi potete neanche immaginare se non lo siete andati a vedere, e vi consiglio, se potete farlo, ci mancherebbe ragazzi, acquistate quella collezione, perché una volta messa sul piedistallo del centro ricerche fotoniche, dove nella parte bassa abbiamo 2 faretti che puntano in alto, sarà alto circa 90 cm e secondo me sarà tra i 9 e i 10 kg di peso. È qualcosa che non vi potete far scappare, ripeto, se avete la possibilità. Ci mancherebbe ragazzi, ci mancherebbe. Avvitiamo tutto. Che bella questa mano! Voi direte, Michele, ma è uguale all'altra. Sì, però guardate le dita, vedete? Sono tutte rigide. Vabbè, questa ovviamente va giù, ma basta stringerla. Che problema c'è? Poi le regolazioni le faremo alla fine, come ci piacerà a noi, vedete? Ecco qua. Adesso possiamo spegnerla. Andiamo a svitare la vite che avevamo messo all'inizio, la EP. Inseriamo la sua placchetta
e avvitiamo. Ecco qua, guardate. Questo è quello che abbiamo montato in 4 numeri. Tutti si lamentano di questo interruttore. Hanno ragione, ma basta fare l'intervento che vi ho fatto vedere e tutto si mette a posto. Come ho già detto, tanti hanno anche il gradino qui tra la parte dorata e la parte rossa. Andate a vedere i filmati, vi spiego come fare anche lì. Guardate che spettacolo. Questa è la differenza tra una e l'altra. Sono bellissime, tutte e due, una meraviglia. Tra l'altro vi volevo far notare anche una cosa, guardate. È una cosa carina che hanno fatto, non è che è uscita così per caso. Vedete? Le teste delle viti le hanno messe dalla parte dentro dove non si vede. Qua. All'esterno invece rimane tutto così, molto carino. Hanno fatto la stessa cosa anche con Robocop. Ecco qua. Casco. Ecco. Ragazzi, mi raccomando, se avete piacere, non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Ho piacere che mi guardate, o meglio che mi guardiate, però se vi iscrivete diciamo che la cosa è più piacevole, ecco. Uffa, riesco a inquadrarla, ce la posso fare. Vedrete che Michele con il tempo vi stupirà con i video. Vedrete ragazzi, vedrete. Poi se c'è qualche anima nobile è buona che oltre a darmi consigli così tramite messaggio riesce anche ad aiutarmi, e beh, vi ringrazio con tutto il cuore. Bene ragazzi, questo filmato io direi che può anche finire qui. Quasi 40 minuti, chissà quanti mandano tutto avanti. Non lo fate ragazzi, ma sì, state con Michele, state con Michele. Io cerco di farvi vedere veramente tutto. Non vi faccio soltanto vedere il montaggio, vi spiego quello che conviene fare. Poi ovvio, il modello è vostro, qualsiasi modello andrete a montare decidete voi, siete padroni di quello che acquistate. Bene, date anche un'occhiata alla mia playlist perché potrete trovare altri modelli, mi raccomando, e basta. Che devo dirvi? Io vi auguro una serena giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari e vi dico con tutto il mio cuore grazie perché abbiamo superato le 300.000 visualizzazioni totali e siamo quasi, non dico quasi, dai, ma forse questo mese magari, non dico che ci arriviamo proprio di sicuro, ma forse a 2000 ci arriviamo, 2000 iscritti. Fidatevi ragazzi, se avete qualcosa, qualche sogno nel cassetto, guardate Michele come fa i video, vi rendete conto, io non sono un professionista, non sono capace a fare tutto quello che mi piace vedere negli altri che fanno video, rimango affascinato dalle sigle e tutto. Io non sono capace, spero un giorno di riuscire a farlo, però se ci riesce Michele e avete qualche cosa in cui credete, non abbiate paura di non essere in grado, voi provate a farlo. Almeno questo ve lo dovete, provate a farlo, poi saranno le persone a dire siete bravi o non siete bravi. Così come per quelle persone che si sentono così brave e poi di fatto nessuno le guarda, il miglior giudice sono esclusivamente le persone che vi guardano, cioè voi.
Ecco perché vi dico che questo canale è ancora vivo, e se un giorno sarà vivo lo è grazie solamente a voi. Ciao ragazzi.